mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi un nuovo tutorial, un cappello leggerissimo come mi avete chiesto. Io l'ho un pochino riempito per farvi vedere insomma il cappello meglio. È un cappello morbidissimo. Ho realizzato qui semplicemente delle maglie alte, sono andata proprio a realizzare molti aumenti all'inizio e poi meno dopo i giri, proprio per rendere più compatto possibile questa parte centrale. Poi il resto resta bello forato, che calza molto bene. Una cosa che mi avete chiesto, che doveva essere leggero e che calzasse bene. Ecco, come misura diciamo che è dai 55 ai 56 centimetri, non sbagliate, insomma va benissimo. Cede un po', per cui ho lavorato abbastanza stretto. La parte sottostante ho deciso di realizzarla a maglia bassa proprio per renderlo più compatto possibile. Volendo si può anche realizzare a maglia alta. Semplicemente io ho fatto molti giri di aumenti, poi vi spiego nel corso del tutorial. In quel caso voi ne farete di meno, ma sicuramente 5 giri per arrivare a 5 centimetri circa. Poi se lo volete più lungo potete allungare, o anche più corto se vi piace più corto, però io penso che questo 5 centimetri sia la misura giusta. Allora nel tutorial vi lascio tutte le misure, in maniera che se decidete di utilizzare un filato diverso avete le misure e lo potete realizzare comunque. Però vi ricordo che va benissimo sia per una circonferenza della testa sia dai 54 fino ai 56, per cui direi proprio unico come cappello, non c'è bisogno insomma da donna di cambiare insomma le misure. Allora quello che ho utilizzato è un cotone 100%, il fiocco cotone. Ci sono tantissimi colori, possiamo anche decidere di realizzarlo anche nei colori sfumato. Andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Ho scelto per questo progetto il fiocco cotone color rosa antico, sono 125 metri, 100% cotone. Consigliano i ferri dal 3 al 4 e l'uncinetto dal 2,5-3. Sono 50 grammi. Uncinetto 3. Andiamo a realizzare un cerchio magico e lo blocco. Prendo l'uncinetto, passo il filo e realizzo una catenella. Adesso vado a realizzare 2 catenelle ancora, che corrispondono a una maglia alta, 1 e 2. Ora dentro al cerchio vado a realizzare 11 maglie alte. Vi ricordo che le 3 catenelle corrispondono come punto, cui la prima, la seconda, fino ad arrivare a 12 maglie totali. Realizzate le 12 maglie, vado a chiudere con una maglia bassissima. Ho tirato il filo, prendo un ago e lo passo dietro più volte per fissarlo. Adesso vado a chiudere con una maglia bassissima, punto successivo, maglia bassissima, per cui realizzata maglia bassissima 3 catenelle, 1, 2 e 3 che corrispondono a un punto. Vado a realizzare un aumento, entro sotto il punto perché è un aumento, maglia alta, vado sul punto successivo, di nuovo maglia alta ma con l'aumento, per cui per ogni punto vado a realizzare un aumento, per cui da 12 maglie sottostanti ora andiamo a realizzare in questo giro 24 maglie. Proseguo fino al termine. Completato il giro vado a chiudere con una maglia bassissima. Vado sul punto successivo, ancora maglia bassissima. Alzo di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entro sempre sotto al punto corrispondente, che è questo, e vado a lavorare una maglia alta. È un aumento. Adesso proseguo anche in questo giro a realizzare solo aumenti, per cui 2 maglie alte per ogni punto.
aumento, punto successivo, sempre aumento, di dentro sempre sullo stesso punto, fino al termine del giro. Concluso con un punto bassissimo, eccolo qui, vado sul punto successivo e mi sposto, sempre questa, facciamo in questo modo, e con un punto bassissimo. Allora adesso 3 catenelle che corrispondono a un punto, vado sul punto successivo, aumento. In questo giro vado a realizzare un aumento e una maglia, un aumento e una maglia, un po' così si vede questo colore, eccolo qui. Allora abbiamo fatto la maglia, adesso un aumento, andiamo a fare questa sequenza per tutto il giro. Chiuso comunque il giro, mi alzo, mi sono spostata sempre 3 catenelle, vado a realizzare un aumento che è proprio sotto al punto, e questo è l'aumento. Vado ora a lavorare 5 maglie alte punto su punto, 1, 2, 3, 4, 5, aumento, per cui andiamo a lavorare 5 maglie alte punto su punto e un aumento. Completato il giro, chiuso con una maglia bassissima, mi sono spostata 3 catenelle, contano come punto, vado sul punto successivo e vado a lavorare 6 maglie alte in questo modo. 3, 4, 5, 6 e aumento, per cui 6 maglie alte punto su punto e un aumento. Dopo aver fatto gli aumenti andiamo a realizzare sempre un giro chiuso maglia bassissima, mi sono spostata sempre con la maglia bassissima, 3 catenelle, vado a fare un giro senza aumenti, punto su punto, proseguo. Mi sono portata avanti nel lavoro, per cui in tutto sono 1, 2, 3 giri da lavorare senza aumenti, per cui quando abbiamo fatto e realizzato il giro con gli aumenti vado a realizzare 3 giri senza aumenti. Adesso vado a realizzare 4 catenelle in questo modo. Realizzate le 4 catenelle, maglia alta, salto un punto, vado in quello successivo, maglia alta, catenella, prendo il filo, salto il punto, vado in quello successivo, prendendolo bene, maglia alta, per cui proseguo con catenella, salto il punto, vado in quello successivo, maglia alta, proseguo fino al termine del giro. Per concludere il giro realizziamo la catenella, entro nella terza catenella, maglia bassissima, 1, 2, 3, 4, entro dentro la maglia alta, catenella e maglia alta sul punto successivo, proseguo sempre tutto il giro. Allora ho continuato a lavorare
1 2 3 4 5 6 7 8 giri. Ora vi misuro dal centro fino alla base del cappello, poi voi potete anche decidere di fare un giro in più oppure un giro in meno. Allora andiamo a misurare proprio dal centro, dalla base a dove ci sono gli aumenti sono 8 centimetri e il resto poi ovviamente ecco qui 7 centimetri. Allora possiamo fare anche un giro in più se preferite, oppure vi potete anche fermare, poi fate una prova. Adesso quando siete arrivati alla misura perfetta per voi, andiamo a lavorare tutte maglie basse. Per lavorare le maglie basse andiamo a fare 10 maglie basse, questa è una, 10 maglie basse e un aumento. Io ho fatto una catenella per cui vado a lavorare una maglia bassa, ma lavoro anche dentro, vedete dove c'è la catenella, perché ovviamente la dobbiamo lavorare, non dimenticate di lavorarla, e poi vado a lavorare la maglia alta, lavoro sia la maglia alta e lavoro la catenella, perché abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e facciamo l'aumento. Non ha importanza se capita sulla catenella oppure sulla maglia alta. Allora proseguiamo con le maglie basse, ecco che metta a fuoco. Continuiamo con le maglie basse e dopo 10 maglie un aumento. Allora io ho terminato. Per quanto riguarda i giri, io ho fatto gli aumenti ogni 10 maglie un aumento, poi al secondo giro ogni 11 maglie un aumento, terzo giro abbiamo fatto 12 maglie e un aumento. Sono andata avanti fino a fare l'aumento alla 16ª maglia, poi non ho fatto più aumenti. Allora è di circa 5 centimetri, all'incirca 5 centimetri. Questo voi provate il cappello e vedete come vi calza e quanto volete di più la falda, più alta o più bassa. Allora io l'ho fatta di 5 centimetri che sia perfetta, però quando realizzate gli aumenti vedete se avete una mano più stretta o anche insomma un pochino più morbida, in quel caso potete fermarvi prima e realizzare pochi aumenti e poi andare avanti in maniera di renderlo più teso possibile. In tal caso che vogliate fare delle maglie alte, fate delle maglie alte, resta sicuramente più morbido il lavoro, perché qui abbiamo fatto le maglie alte, è molto più morbido il cappello. Allora in quel caso fate, che ne so, 1 2 penso 4 giri di maglie alte all'incirca. Potete fare un pochino di aumenti allo stesso modo, casomai lo fate per due giri e poi il terzo e quarto no, insomma poi misurate, diciamo dovrebbe essere 4 centimetri, per cui 5 forse anche 5 giri per arrivare a 5 centimetri. Per essere sicuri possiamo andare a vedere che ogni centimetro, 3 centimetri sono 3 giri, per cui è come avevo detto prima. Allora ecco qui ho riempito un pochino il cappello proprio per rendere l'idea, a parte avete visto la foto. Allora il tutorial è terminato, è super semplice, un cappello morbido, super leggero, proprio per l'estate, che non vogliamo portare un qualcosa che sia pesante ma allo stesso tempo ci copre bene le parti più importanti del viso e della testa. Allora un bacione a tutte, spero che il tutorial vi sia piaciuto, ci vediamo sempre il lunedì e il venerdì per i tutorial e potete seguirmi su Instagram con nuovi progetti per le anteprime e poi qui sul canale. Non dimenticate di iscrivervi. Un bacione a tutte, ci vediamo presto.